Ocean Pool. Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di mining pool e in particolare di una mining pool nata il 28 novembre 2023 e resa operativa il 5 dicembre dello stesso anno. Questo progetto ha al suo interno diversi volti noti del panorama Bitcoin e non solo. I cofondatori della startup che sta dietro ad Ocean sono infatti Luke Dashir e Mark Artimko ed è finanziata, tra tanti altri, anche da Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, per capirci. Inoltre vede Giacomo Zucco come advisor, come consulente. Ma che cos'ha di particolare questa mining pool? Prima di scoprirlo, vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di mettere un bel mi piace al video perché con questo piccolo gesto mi dimostrate il vostro interesse verso questo argomento e mi date una mano a renderlo più visibile. Grazie per il supporto e ora andiamo avanti. Iniziamo con il dire che questa pool non è proprio nuova, nel senso che esisteva già una pool con le stesse caratteristiche chiamata Eligius, che è stata dismessa nel 2017, ma all'epoca, nel 2011, fu creata proprio da Luke Dashir. Quindi, sostanzialmente, si è ripresa la pool dismessa ed è stata aggiornata, migliorata con tutto quello che vedremo ora e ribrandizzata con il nome di Ocean. Questa pool si pone come obiettivo quello di iniziare un processo di decentralizzazione del mining. Originariamente si poteva minare col computer di casa e questo ovviamente portava a una forte distribuzione di questa pratica, perché appunto andava praticamente a braccetto con l'apertura di un wallet. Idealmente tu scaricavi Bitcoin Core, iniziavi a minare e guadagnavi i primi Bitcoin. Poi il network è cominciato a crescere e la potenza di calcolo necessaria per minare è diventata sempre maggiore e questo ha portato i miners ad unirsi per avere più probabilità di minare un blocco mettendo insieme le forze. Nascono così le mining pool, che però creano il primo punto di accentramento del mining. Il problema non sta tanto nel concetto di pool, ma piuttosto nel modo in cui lavora la pool. È bene ricordare che una pool è composta da tanti miners che possono smettere di fornire la loro potenza di calcolo in qualsiasi momento, ok? Quindi la pool stessa è incentivata a comportarsi in maniera corretta, a non fare casini, insomma, perché altrimenti i miners scapperebbero e lei cesserebbe di esistere perché perderebbe gli introiti portati dalle fees che pagano i miners per poter partecipare. Il meccanismo di funzionamento di una pool però ha una serie di punti che creano un po' di problematiche, come per esempio il fatto che è la pool a creare il template, ovvero a comporre il blocco, per poi distribuirlo ai miners. Di conseguenza abbiamo pochi attori che creano il blocco e tanti attori che lo minano. Questo che vi faccio vedere ora è un grafico che mostra la percentuale dei blocchi minati nell'ultimo anno delle rispettive pool. A noi serve per avere un'idea degli attori in campo, ecco. Come potete vedere ci sono circa 26 pool che hanno minato blocchi nell'ultimo anno, di cui 13 rappresentano il 98,7% della torta e solo una, Foundry USA, ha minato il 30% dei blocchi. Ocean fa parte di quel 1,3% contrassegnato come Other, come altri, ovviamente perché ha iniziato da pochissimo. Al momento in cui sto registrando ha minato 11 blocchi. Le mining pool oramai sono delle vere e proprie industrie che fatturano milioni di dollari e lo fanno anche grazie a quei miners che si uniscono a loro. Qui entra in campo un esempio lampante di teoria dei giochi, perché è evidente come una pool abbia tutto l'interesse nel seguire le regole del protocollo e a minare blocchi validi, perché altrimenti perderebbe fondamentalmente il suo business. Di conseguenza, gli enti esterni che non hanno il monopolio della forza, ma che possono, come si dice, cacciare il grano per poter corrompere una pool, dovranno tirare fuori una quantità spropositata di denaro, senza avere la certezza che quello che vogliono fare abbia successo. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio. Se un ente vuole corrompere la pool Foundry, dovrà avere tanti soldi da poter offrire e nel caso li avesse è come se si comprasse il 30% di possibilità che la cosa che vuole fare abbia successo. Un tentativo abbastanza rischioso, diciamo. Comunque, tutto questo per dire che Ocean rappresenta attualmente una formica confronto agli elefanti del settore, ma lei si propone come una pool alternativa che lavora in maniera nettamente differente rispetto alle altre. Sulla problematica che abbiamo visto prima, quella della creazione del template, al momento può fare ben poco, perché è così che funziona.
ma dovete sapere che è in fase di ultimazione una nuova implementazione chiamata Stratum V2, che cambierà il meccanismo con il quale le pool trattano il template di un blocco, oltre a migliorare una serie di altri aspetti legati alla trasmissione dell'informazione tra miners e pool. Ve la dico così, in maniera molto superficiale, perché è un argomento molto complesso e su cui sicuramente faremo un approfondimento in futuro, ma in sostanza con questo aggiornamento il template non verrà più creato dalla pool, ma direttamente dal miner, il quale riacquisirà un po' di sovranità e si andrà a distribuire nuovamente questo processo. Ecco, Ocean ha già comunicato che implementerà questo aggiornamento, dando quindi più potere ai partecipanti della pool. Questo però arriverà in futuro. Attualmente abbiamo un altro problema, che è quello della distribuzione delle ricompense ai miners. La pool infatti fa da centratore anche in questo, perché è lei ad aggiudicarsi il blocco e poi in un secondo momento ridistribuisce le ricompense ai vari partecipanti. Sostanzialmente è come se le pool fossero custodial. Le ricompense dei miners sono in pancia alle pool finché non vengono distribuite. Ocean qui entra a gamba tesa con un meccanismo che rende il pagamento della reward non custodial. La pool non fa più da custode della ricompensa, ma inserisce gli indirizzi dei miners partecipanti direttamente nella Coinbase Transaction, in modo tale da suddividere istantaneamente le ricompense, senza che ci sia un passaggio intermedio. Questo processo avviene solo per i miners con grosse quote, perché ovviamente essendo lo spazio del blocco limitato non si può riempire solo la Coinbase Transaction, ma viene sfruttato il Lightning Network per ricompensare tutti i miners che sono sotto una certa percentuale di hash rate stabilita dalla pool. Questa nuova concezione di pool ha fatto molto parlare e sta portando molti miners ad unirsi ad Ocean. Infatti il suo hash rate è in costante crescita. Ma c'è anche un'altra cosa che ha fatto parlare ancora di più, ovvero l'annuncio di voler impedire l'ingresso nei blocchi minati da Ocean delle transazioni che contengono ordinals e inscriptions. Questo sì che invece ha fatto scalpore. La notizia ovviamente ha accentuato le divisioni fra chi è pro inscriptions e chi è contro. Ma com'è possibile riuscire a limitare queste transazioni? Beh, in primo luogo è possibile proprio per il motivo che abbiamo descritto sopra, ovvero che il template lo crea la pool. Quindi Ocean Pool può decidere di non inserire questo tipo di transazioni. Se tu miner invece le vuoi all'interno del tuo blocco perché comunque portano fees molto elevate e quindi più ricompensa per te, allora ti cerchi un'altra pool, cioè tutte le altre al momento. Ma ricordatevi che tutto parte dai nodi. La pool, per creare il template, pesca le transazioni dalla mempool del suo full node. Ocean, come implementazione per il suo nodo, utilizza Bitcoin Knots, che è un fork di Bitcoin Core creato proprio da Luke Dashir, il quale si è sempre espresso in maniera molto netta e chiara nei confronti degli ordinals, definendoli spam e arrivando anche a ritenere che sia un vero e proprio bug di Bitcoin Core il fatto che si possano permettere questi tipi di transazioni. Tant'è che nella sua implementazione inserisce una patch che va a filtrare tutte le transazioni che nel campo witness superano una certa soglia di dati, andando così ad escludere quasi la totalità delle inscriptions. Di conseguenza queste transazioni, non essendo presenti nella mempool di Ocean, non verranno neanche inserite in un blocco minato da Ocean. I giorni successivi alla notizia sono stati elettrizzanti ed hanno creato molto dibattito ovviamente e sono arrivate anche molte accuse di censura nei confronti della pool. E come se non bastasse sono arrivati anche gli sviluppatori di Samurai a lamentare questo fatto, perché la limitazione andava a scartare anche le loro transazioni di CoinJoin, in quanto in queste transazioni inseriscono un campo op return da 46 byte, mentre la limitazione messa da Luke è a 42 byte. Ovviamente i toni si scaldano, ma alla fine arriva la decisione di Ocean di lasciar scegliere ai miners che tipo di transazione inserire in un blocco, diciamo, e lo fa dando tre opzioni per costruire il blocco. La prima si chiama Ocean Recommended, che sostanzialmente crea blocchi principalmente con transazioni classiche, ma che può contenere anche transazioni con le inscriptions. La seconda invece è denominata Bitcoin Core con Ordispector e contiene il filtro per le inscriptions, quindi verranno creati blocchi senza quel tipo di transazioni. Mentre la terza prende il nome di Bitcoin Core non modificato ed è sostanzialmente l'opzione che crea blocchi uguali alle altre pool. Nonostante Ocean continui a raccomandare quella con il filtro, ora la decisione viene però lasciata ai miners, creando così anche un'offerta differenziata per la scelta del tipo di blocco che si vuole minare. Insomma, a 2 mesi dalla sua nascita, questa pool ha già fatto molto parlare di sé e secondo me ha portato alla luce diversi temi molto interessanti di cui si parla e si discute poco, come per esempio il ruolo e il funzionamento delle pool.
Il bello però è che ha anche fornito delle soluzioni alternative, che non sappiamo se siano quelle definitive, però almeno ora danno una scelta anche al singolo miner sul tipo di blocco che vuole minare. E questo a mio parere porta anche a rendere più visibili e più chiare le scelte dei singoli attori, mostrando di fatto anche l'indirizzo filosofico su certi aspetti degli stessi miners. Bene ragazzi, dai, direi che per oggi è tutto. Io vi ricordo che se volete supportare questo canale offrendomi anche solo un caffè, potete farlo inquadrando il QR code che compare a schermo durante il video, oppure utilizzando il Lightning address presente qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!